amici, eccoci ancora tutti qua insieme. Vi ringrazio ancora di essere qui con me e vi ricordo che per me è molto importante anche solo mi lasciate un bellissimo like e se non siete iscritti iscrivetevi perché vi ripeto è qualcosa di molto importante per il sottoscritto e per diciamo animare un po' il mio canale YouTube. Allora, oggi andrò a spiegarvi una creazione un po' grandicella che sarà intorno agli 800 mm. Era un po' che non creavo con queste diciamo dimensioni qua come creazione e quindi non è piccolina, è sugli 800 mm, quindi ci sarà un bel po' di lavoro da fare col mio traforo elettrico, con la mia ape dei trafori e adesso ve la mostro. Eccola qua. Ragazzi, quello che io andrò a fare sarà appunto quello di tagliarla col traforo e dopo andrò ad adoperare il rifilatore e la resina epossidica che adesso vi spiegherò. Innanzitutto volevo solo ringraziare il mio amico Matteo, perché comunque la composizione del nucleo familiare è di Matteo, Elena ed Alessia. E volevo appunto ringraziare questo mio amico Matteo perché diciamo è un po' di tempo che lo conosco e in particolare diciamo lo ringrazio perché comunque mi ha dato questa possibilità varie volte di creare per lui, perché lui è un componente della squadra diciamo del calcio storico Neri di Brescia. Io l'ho già detto varie volte a tutti i componenti della dei Neri di Brescia. Ragazzi, io sono amico vostro e vorrei ripeterlo che siamo sempre amici mai nemici, va bene ragazzi, perché il vostro sport non è proprio uno sport delicato, è uno sport un poco pesante, quindi siccome anche voi non siete proprio leggeri, io voglio solo tenervi come buoni amici, ragazzi, va bene, mettiamo i puntini sulle i, l'ho sempre detto e lo continuo a ripetere, va bene ragazzi? Ok. Allora ragazzi, dopo vi lascio comunque anche il link diciamo della loro pagina Facebook e Instagram per effettivamente rendervi conto del loro sport molto bello e è veramente è molto attivo come sport comunque e comunque sempre forza i neri di Brescia. Allora, quello che andrò a fare io, come vi ho detto prima, sarà di tagliarlo col traforo elettrico, la mia penetrafore che è l'Enel TCSS 405E con la mia lama omnidirezionale che comunque mi fa divertire sempre a tagliare. Dopodiché, diciamo, in mezzo alla creazione, in mezzo ai tre nomi, c'è un cuore che lega tutti e tre, diciamo, i componenti del nucleo familiare, appunto Matteo, Elena ed Alessia. Questo cuore molto grande io lo andrò ad incidere con il mio rifilatore elettrico. Dopodiché andrò ad riempire la fresata che farò appunto con il rifilatore con la resina epossidica della Resin Plan, la RP700 Winter Rain, che colorerò con il colore rosso e quindi farò appunto questo cuore qua, sarà riempito con la resina epossidica color rosso. Tutto il bordo di questo cuore qua sarà dopo decorato con dei glitter color argento e quindi ragazzi dovrebbe venire una gran bella creazione, anche perché sono molto soddisfatto diciamo del mio disegno, perché comunque tutto quello che vedete per legare il nome a parte comunque alcune immagini diciamo aggiunte alla creazione, poi tutto il resto che vedete l'ho fatto io a mano libera con la matita e quindi sono molto soddisfatto perché mi piace molto l'insieme di questa creazione qua. Quindi ragazzi, vi ripeto ancora, se ne avete voglia di stare qui con me per vedere tutti i vari step che andrò a fare con la creazione, come scegliere l'asse di legno, che anzi l'asse di legno l'ho già scelta, diciamo, che eccola qua, che vedete che comunque è bella grande. Certo dovrò comunque diciamo tagliarla per adeguare appunto le dimensioni della stampa che adesso vi mostro appunto per rendervi conto. Scusatemi un secondo, ecco così, ok, ecco qua. Io adesso andrò a tagliare questo pezzettino in più di abete, che appunto è abete massello di spessore 20 mm, e niente, adesso vi farò vedere come appunto levigherò l'asse di legno, come andremo a scegliere appunto anche la zona del legno dove non ci siano nodi o delle piccole diciamo imprecisioni dello stesso legno.
se ne avete voglia, ragazzi, state qui con me e vediamo tutti i vari step per iniziare e per creare questa mia nuova creazione. Quindi ragazzi, ci vediamo per tutti gli altri step. A dopo! Ok, la tavola di legno è già pronta, diciamo che è stata ben piallata dal falegname, io ho solo dovuto dare una leggera grattata con la granata 220, con questa mia levigatrice orbitale, e vi ricordo sempre di andare, diciamo, di seguire la venatura del legno, quindi bisogna andare così per levigare la tavola appunto di legno. Se ci dovessero essere delle imperfezioni molto più grandi, prima adopero la 80 come diciamo carta vetrata, dopodiché la 220. In questo caso qui, come vi ho già detto, siccome è già stata ben piallata dal falegname, ho dato solo una levigata con la 220. Vi faccio vedere che la stampa, eccola qua, ci sono dei forellini. Questi forellini qua li ho fatti per, diciamo, mettere, diciamo, mostrare i nodi che ho, diciamo, mi sono segnato prima di tagliare il tutto, e vedete che ci sono i nodi proprio nei forellini qua, così sono sicuro che i nodi vengono, diciamo, restano fuori dalla creazione, non mi vanno ad diciamo un po' a rovinare l'immagine della creazione, anche se comunque i nodi sono parte del legno, comunque è giusto che ci siano, però il mio modo di fare cerco sempre di evitarli, solo più che altro nella parte superiore della creazione, la parte in vista, perché comunque la parte posteriore viene quasi sempre nascosta, quindi praticamente non si vedranno mai i nodi che ci sono dietro. Quindi ragazzi, dopo averla appunto levigata, che non vi faccio vedere nel video perché è una cosa che faccio sempre, l'ho fatta vedere già altre volte, andrò a mettere la mia carta nastro per poter quindi mettere la colla e poi attaccare la mia stampa, cosa che comunque vi ho già fatto vedere in altri video, che comunque metterò anche il link. Quindi ragazzi, a dopo. Ok amici, la stampa adesso è incollata sull'asse di legno. Comunque, come vi ho detto prima, ho prima diciamo incollato sull'asse di legno la carta nastro e dopo ho messo la colla e quindi incollata la stampa. Comunque io nella descrizione del video lascerò il link dove spiego come ho effettuato appunto l'incollaggio diciamo della stampa sul legno, e quindi se ne avete voglia andate appunto a guardare. Allora, come vedete io ho ripassato le linee per marcarle di più, per correggere alcune curve o alcuni piccoli dettagli che comunque non sono precisissimi perché è tutto fatto a mano, quindi li ho ripassati, li ho sistemati, e a questo punto qui ho tracciato tutti dei piccoli diciamo puntini che sarebbero i fori che andrò a fare per fare i cosiddetti tagli interni, come per esempio qui nella E, o qui all'interno nella A, o nei vari cuori, o comunque tutti i cosiddetti tagli interni. Adesso io andrò a fare con la mia fresatrice verticale, con diciamo il mandrino e la punta da 1 millimetro, perché preferisco fare il foro molto piccolino, non sto lì a cambiare la punta perché voglio farle effettivamente il foro perfettamente perpendicolare. Anche qui lascerò un link per descrivervi come si fa, che comunque vedrete anche in questo video qui, ma in quel video dove ci lascerò il link nella descrizione spiegherò diciamo molto più dettagliatamente quello che adopero sulla mia fresatrice appunto per fare questo forellino verticale. Saranno all'incirca 50 forellini, quindi adesso andremo a fare i fori, dopodiché inizieremo il taglio con il traforo elettrico. Quindi ragazzi, a dopo.
Ok ragazzi, la creazione diciamo è stata tagliata col mio traforo elettrico, con la mia ape dei trafori e ho adoperato come al solito la mia lama omnidirezionale. Come vi ho detto è abete massello di 20 mm di spessore e comunque vi faccio vedere subito la creazione ultimata come taglio diciamo. Eccola qua. Ve la mostro più da vicino. Credetemi ragazzi, per fare una creazione del genere serve tanta pazienza e tanta ma tanta passione. Allora, quello che adesso andrò a fare per ultimare questa creazione qua, cosa che comunque ho spiegato anche all'inizio del video, sarà quella di fare un'incisione nel cuore, cioè scavare il centro del cuore lasciando un piccolo bordo, dopodiché scavato diciamo il cuore andrò a verniciarlo per poter dare dopo alla fine diciamo fare una colata di resina epossidica il cuore quindi diverrà rosso e il bordo lo farò con i glitter d'argento. Quindi ragazzi diciamo non sto lì a spiegarvi tutti i piccolissimi particolari, cercherò di inserire dei piccoli scusatemi dei link dove ho fatto diciamo questi procedimenti qui in passato, quindi se non mi sbaglio ho fatto dei video comunque dove spiego appunto la colata di resina e anche come incidere eccetera eccetera, quindi cercherò di mettere appunto questi link qua e andremo a vederli. Non sto lì di nuovo a spiegarvi punto per punto come fare ciò perché no, se no diverrebbe una cosa molto molto lunga. Quindi ragazzi, se ne avete ancora voglia di stare qui con Creativo Maugeri, ragazzi, ci vedremo direttamente con la creazione ultimata e ragazzi, a dopo!
Ok amici, la creazione è completa e ve la mostro subito. Sono molto contento, spero lo sarete anche voi dopo la visione di questa creazione. Eccola qua, ve la mostro più da vicino. Ragazzi, io vi ripeto, sono veramente molto contento di vedere questa creazione completa al 100%, anzi avete visto anche c'è il laccettino per poterla appendere e comunque se per caso voi avete delle domande da pormi di qualcosa che non avete capito bene o volete delle altre delucidazioni su qualche diciamo step della creazione, scrivetemi pure senza nessun problema che io cercherò di rispondere. Ehm, Volevo anche ringraziare i miei attrezzi di lavoro che mi permettono di fare queste creazioni qua, che sono appunto la mia ape dei trafori, che vedete qua, con la mia lama omnidirezionale che mi diverte, che il mio traforo è lei nel TCSS 405E, con solo la piccola modifica del portalame per montare con facilità le lame senza pioli. Volevo ringraziare appunto quel traforo qui perché comunque a fare due calcoli avrò fatto più di 3 ore e mezzo di taglio effettivo con il traforo elettrico. Quindi solo di taglio effettivo col traforo sono più di 3 ore e mezzo su un abete massello da 20 mm. Ci vuole veramente ragazzi molta passione, perché molta pazienza e passione, quindi si è comportato bene, quindi lo voglio per l'ennesima volta ringraziarlo. Poi giustamente non vado qui a contare le ore o a ringraziare la carta vetrata che mi ha dato, che mi è servita per levigare ogni singolo taglio, ma sono veramente tantissimissime ore che ho impiegato appunto per levigare, perché come dico sempre non siamo artisti, non siamo delle macchine a controllo numerico, quindi comunque in ogni taglio c'è sempre qualche piccola imprecisione, perlomeno io ogni piccola imprecisione che vedo devo comunque eliminarla fino a quando i miei occhi percepiscono qualche linea che non è giusta come la vorrei io, sto lì a levigare fino a quando non diventa diciamo giusta, che appaghi diciamo i miei occhi. E dopodiché volevo ringraziare il mio rifilatore, la mia fresatrice verticale che si è comportata bene. Il mio rifilatore non si chiama cazzo, ma si chiama così, vi ripeto, mi scuso sempre, non lo dicono nella parola, si chiama lui così. Comunque si è comportato bene anche lui, che ho usato una fresa per rifilare il cuore, che è un up and down, che comunque cercherò di mettere il link dove spiego le differenze delle frese che utilizzo nei miei vari video. E dopo volevo ringraziare anche la mia resina epossidica, la RP700 Winter Rain della Resin Plan, che siccome si comporta molto bene in ambienti molto umidi, e dato che nel mio laboratorio siamo sempre intorno al 90% di umidità, comunque avete visto che si è polimerizzata in maniera perfetta e sono veramente molto contento appunto della mia resina epossidica, la RP700 Winter Rain. Quindi in generale io sono molto contento della mia creazione, dopo tanto lavoro a vederla finita tra i miei disegni e tanti piccoli ritocchi qua e là, sono veramente contento, spero lo sarà anche il mio amico Matteo, Elena e Alessia. Quindi un grande saluto alla famiglia e ragazzi, se non siete iscritti iscrivetevi al mio canale YouTube e ci vedremo per la prossima creazione. Ciao a tutti!